Eccoci qua ragazzi, buongiorno in questo nuovo episodio alla scoperta dei parchi di Londra. Oggi siamo in East London, nella zona di Hackney, e stiamo andando a visitare Hackney Marshes, che non è un parco molto importante, diciamo particolare da un punto di vista naturalistico, però volevo portarvi in questo spazio verde qui in Est Londra per mostrarvi come anche nella Londra più antropizzata esistono parchi e aree verdi. Ok ragazzi, come vi dicevo, siamo in una zona antropizzata. Non sono venuto oggi a visitare un grande bosco, un parco selvaggio eccetera, però per dimostrare che anche in una zona a fianco a una superstrada comunque molto trafficata con attività eccetera ci sono azioni di tutela e conservazione della natura, come dimostra questo cartello qui, dove praticamente quest'area è attualmente usata, era un antico parcheggio, ma le piante hanno ricominciato lentamente a ricolonizzare lo spazio e quindi si chiama Early Successional Habitat, cioè uno stadio primitivo di, come dire, successione, quindi quando arrivano le piante pioniere per conquistare gli spazi abbandonati dall'uomo. E qua ci sono alcune specie che è possibile trovare all'interno di questo prato che le piante stanno ricolonizzando. Iniziamo la visita ad Hackney Marshes e cominciamo la nostra camminata. Circondato dall'Old River Lea e dall'Hackney Cut, Hackney Marshes è un luogo preferito da camminatori, ciclisti e soprattutto calciatori dilettanti. Copre 136 ettari e le paludi erano una volta delle vere e proprie zone allagate regolarmente dalle acque del fiume Lea. Ok ragazzi, come vi ho detto oggi, intanto i colori autunnali bellissimi che stanno arrivando, non stiamo visitando un parco molto importante da un punto di vista naturalistico o particolare, quindi oggi non parlerò di specie o particolarità da un punto di vista naturalistico, ma semplicemente voglio visitare questo parco per dimostrare come anche in una Londra molto antropizzata come questi quartieri qui ad East London, è il caso di Hackney Marshes, la natura convive perfettamente in mezzo agli spazi umani. Andiamo, adesso raggiungeremo il fiume Lea, che è il fiume che attraversa questo parco. Il fiume stesso è sempre stato un'importante via d'acqua, essendo navigabile fino a Hertfordshire. La palude si era formata alle periodiche piene del fiume, così costituivano delle pascole, ma non poteva essere occupata stabilmente. Prima del X secolo l'estuario del fiume arrivava fino a Hackney Wick, attraversato a Old Ford. Marsh Road, la continuazione di Homerton High Street, conduceva alle paludi e da lì a Temple Mills. Sembra che qui i romani abbiano costruito un'importante strada rialzata in pietra attraverso le paludi. Ecco qua. Perché comunque è molto frequente, nonostante siamo a Londra, e questo l'ho detto molte volte, è molto frequente trovare tantissimi uccelli, e in Italia io ero abituato a vedere gli aironi cenerini, qualsiasi altra specie del genere, lontani perché volavano subito, invece qua è molto facile incontrare natura selvaggia in città. Furono tutelate per uso pubblico nel 1890 e sebbene alcuni terreni siano stati persi per alloggi ad altri sviluppi, forniscono uno spazio essenziale per la ricreazione, vantando oltre 80 campi da calcio, rugby e cricket. Tutto questo per dire che qui la natura e uomo convivono. Oggi sono con il mio amico Danilo qui, che mi sta sfruttando per prendere lezioni di fotografia, io lo sto sfruttando per farmi fare qualche foto e ripresa di backstage. Ok ragazzi, stiamo camminando
come vi ho detto prima, di fianco al fiume Lee, che è un fiume lunghissimo di questa regione del sud Inghilterra, perché arriva anche da oltre Londra, quindi arriva da nord, tant'è che c'è un parco che si chiama Lee Valley Regional Park, cioè praticamente la vallata del fiume Lee, dove c'è un parco regionale. Hackney Marshes comunque è una zona di 136 ettari che è costituita da questi prati, dal fiume e da zone umide, e i marshes che sono proprio delle zone umide, diciamo, con acqua stagnante. All'interno di queste aree si trova la natura selvaggia e aree dove la biodiversità e i fenomeni ecologici degli ecosistemi convivono in questo contesto. Infatti i marsci sono un'importante area per la natura, l'ecologia, con aree di nidificazione e spezzamento per alcuni uccelli acquatici. Hanno ricevuto lo status di bandiera verde nel 2011. Appena sotto Lea Bridge Road c'è una riserva naturale che occupa gli ex letti di Middlesex Filter, e poi a sud abbiamo la riserva naturale chiamata Wick Woodland, piantata negli anni 90 con frassini e pioppi neri autoctoni. Comunque questa è una pubblicazione fatta anni fa, nel 2017, Conservation and Ecology, l'antico fiume Lee ad Hackney Marshes, e parla un po' di quella che è la biodiversità acquatica per quanto riguarda uccelli, pesci, insetti. Ovviamente, come in tutti i parchi di Londra, anche in questo, che è abbastanza antropizzato, cittadino, tutto quello che volete, ci sono indicazioni per non disturbare la natura. Infatti qua dice keeping you, your park and wildlife safe, cioè tenendo te, il tuo parco e la natura selvaggia al sicuro. Allora, abbiamo concluso il nostro giro di stamattina negli Hackney Marshes, giusto una piccola parte ovviamente, e poi praticamente siamo arrivati qui e ci troviamo di fronte ad un cartello che ci indica un altro parco, Leighton Jubilee Park, che per la maggioranza, ok, campi sportivi eccetera, però ci sono anche delle zone con una foresta, c'è questo fiume che la attraversa, e poi questa è la parte dove siamo andati, che è appunto Hackney Marshes, e questo è il fiume Lee che vi ho detto prima. Questo a dimostrare che a Londra veramente, dove ti giri c'è sempre un parco. Gli allotment, qua sì, come dice Danilo, questa è una parte che indica, sono dei pezzi di terreno che la gente tramite, non lo so, dei progetti, delle richieste, può affittare un pezzo di terreno per fare il proprio orto a Londra. E poi questa invece è questa mappa nearby, cioè cosa c'è nell'area circostante, e qua vediamo Hackney Marshes, Queen Elizabeth Olympic Park, Victoria Park sotto, e poi andando più in qua c'è Walthamstow Wetland.